Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile. Ullala ragazzi, abbiamo la carta del mondo. Può essere un periodo di raggiungimento di alcuni obiettivi, un periodo dove si arriva finalmente a certi traguardi. È una carta di chiusura ciclo, quindi o arriva un qualche tipo di risultato o qualche ciclo importante di vita potrebbe essere in un momento di chiusura, di svolta, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un cavaliere di pentacoli, un 4 di spade, abbiamo un 9 di coppe, la carta degli amanti, nove di spade, 2 di pentacoli, fante di bastoni, e la sacerdotessa. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere il significato carta per carta, capiamo un po' qual è il movimento generale del mese e in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, amore, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo cavaliere di pentacoli che mi indica una certa prudenza da parte vostra, perlomeno all'inizio del periodo. Potrebbe essere una prudenza inerente, una conoscenza, una nuova relazione. Sento come un ok, ci vado piano in questa nuova impresa, in questa nuova amicizia, in questa nuova idea potrebbe essere. Andiamo a vedere il 4 di spade. Cavaliere di bastoni e torre. Andiamo a vedere anche il 9 di coppe. Cinque di bastoni e giustizia. Dunque ragazzi, sinceramente sento che c'è una questione iniziale che potrebbe essere una nuova conoscenza per qualcuno, una nuova idea anche, come vi dicevo. La sensazione che ho è che qui qualcuno sia in un momento di vita non proprio ottimo, dove però ci sia come questa necessità, questo bisogno di rimanere ancora un po' lì. Sapete, no? Quando c'è qualche momento di vita che non ci piace, che non ci fa star bene, ci vuole come un momento, un attimo di riflessione su come poter cambiare la situazione e io vi sento proprio in quel momento. Cioè è come se ci fosse qualche cosa all'interno della vostra vita nel periodo di aprile che non vi convincesse del tutto, ma per X motivi è come se doveste o voleste rimanere lì ancora per un po', come per schiarirvi le idee. Andiamo a vedere gli amanti.
sacerdotessa, giudizio e 9 di spade. Se ve la devo dire tutta, a me sembra una questione romantica, comunque. Come se ci fosse un momento un po' stantio con qualcuno e potrebbe essere che decideste di guardare altrove. Mm? Andiamo a vedere anche questo 9 di spade, 8 di pentacoli, 2 di coppe carro. Questa persona potrebbe essere nel mondo del lavoro. Io sento che c'è come voglia di qualche cosa di nuovo. Se per esempio non siete di quelle persone che guardano fuori la relazione, che può essere una relazione anche lavorativa, ragazzi, io non lo sto a ripetere tutte le volte, cerco di lasciare la lettura un po' aperta, adattate voi la lettura alla vostra realtà, però qualsiasi sia la situazione di partenza, sento che è come se ci fosse una certa insofferenza nel rimanere lì, ma anche una certa preoccupazione nel cambiare questa situazione, nel cambiare, ehm, diciamo direzione, ma perché qui vedo il carro, è girato al contrario, come se ancora non foste pronti per prendere quella decisione o quella scelta. In effetti anche qua il giudizio è a testa in giù, quindi come se non ci fosse un'idea globale di tutta la situazione. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, 4 di coppe e re di pentacoli. Andiamo a vedere anche il fante. Sette di coppe e amanti. Scusate. Vi sento come se vi mancasse l'entusiasmo per certi versi. Probabilmente qualcuno è anche stanco di rimanere in questa situazione. C'è voglia di andare oltre. Per qualcuno, come vi dicevo, si inizia a guardarsi un po' intorno, potrebbe essere con un nuovo lavoro, con nuovi soci, nuovi partner. È come se il mese di aprile fosse un buon mese per iniziare a rivalutare un po' gli equilibri. Tenete presente che qui avete la torre, quindi qualche certezza potrebbe cadere. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Quattro di spade e 9 di pentacoli. Datemi una carta per il 4 di spade. 3 di bastoni. Io sento che qualcuno di voi ha voglia di andare oltre questo momento di stand-by, il che non vuol dire terminare la relazione e via, anzi, per qualcuno vedo che c'è come la voglia di lavorare su quello che già si è costruito, però ho anche come questa sensazione che qualcuno di voi possa chiudere non uno ma tutti e due gli occhi pur di far funzionare questa situazione o questa relazione. Io ho come l'idea che molti siano alla frutta, che non ce la facciano più, che ci sia bisogno di movimento, che ci sia bisogno di entusiasmo, che ci sia bisogno di equilibrio, di vedere come delle alternative, delle strade. È come se aveste bisogno in questo momento di sapere che c'è la luce in fondo al tunnel. Probabilmente siete stanchi, siete scarichi per riuscire ad andare ancora un po' avanti, proprio per vedere la luce, ma con questa sacerdotessa alla fine della lettura, secondo me, a fine aprile vedrete ben chiaro. Tenete presente che la sacerdotessa è sempre colei che vede al di là della dualità, al di là del giusto o sbagliato. È una carta che vi invita a prendere atto del fatto che una cosa c'è, che è così. Allora, partiamo dal lavoro.
Quindi vi dico, può essere questo mondo come una chiusura di qualche tema, eh. Partiamo dal lavoro e dalle persone che sono disoccupate. Allora, io sinceramente vedo possibilità di sbocco. Ehm, Potrebbe anche essere un lavoro in qualche azienda familiare o presso qualche amico, qualche conoscente, cioè non necessariamente deve essere un lavoro verso persone che non conoscete del tutto, però anzi, diciamo che potrebbe essere un lavoro un po' così agli inizi, senza firme. Potrebbe essere un lavoro. Io ho come la sensazione che non vi esalterà tanto il lavoro in sé, ma sarà molto vicino a casa, sarà molto comodo. Quindi magari non vi piace proprio il lavoro in sé, ma ci sono come una serie di altri fattori che lo rendono appetibile. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, per chi stesse aspettando qualche trasferimento, non sento che potrebbe arrivare, però è vero che c'è come aria nuova, aria fresca, potrebbero esserci dei nuovi progetti al lavoro, potreste essere presi in considerazione per gestire qualche nuovo progetto. Mm, diciamo che anche qui, con la carta del mondo, sento che è come se un capitolo a livello lavorativo si chiudesse ed esse il passo ad un nuovo capitolo. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, sento nuove collaborazioni, ragazzi, nuove possibilità di espansione. L'unica cosa che mi viene da raccomandarvi è di non firmare contratti. Cioè, anche se è una collaborazione tra due persone, due autonomi, per esempio, sì, fate un contratto, ma è una cosa interna. Non sento che sia, come dire, proficuo vincolarsi troppo a questo nuovo progetto, a questa nuova persona, perché è come se da lì poi partissero una serie di possibilità che prima non avevate considerato. Se parliamo di progetti, vi confesso che appena ho aperto le carte, la prima cosa che mi è venuta riguardo ai progetti è che qualcuno sta pensando di farsi l'amante, di divertirsi diciamo così, in un modo poco serio, come vi posso dire, poco impegnato, non poco serio, poco impegnato. Però sì, è una cosa che mi è saltata all'occhio, soprattutto se siete in una situazione ehm, romantica, non troppo, come vi posso dire, allettante. Però supponiamo che sia un progetto lavorativo o un qualche cos'altro. Devo dire che è un momento dove non riuscirete a vedere chiaro. C'è come, perlomeno, diciamo inizio mese, poi alla fine del mese con la sacerdotessa secondo me sì, però c'è come un qualche cosa che avreste bisogno di spingere e non riuscite a capire da che parte spingere. Poi vi dico, potrebbe essere che ci sia come qualche alleanza, è un po' quello che vedevo anche nel lavoro, che vi aiuta ad andare al livello successivo, al passo successivo. Però ecco, è come se doveste fare un po' il punto della situazione per quello che riguarda i progetti. Se parliamo di soldi, considerato che potrebbe essere un momento di cambio, non abusate del vostro conto corrente, è un mese dove ci sono effettivamente alti e bassi, potrebbero esserci spese che non avete preventivato, potrebbero esserci come delle, mi viene da dire anche rotture in casa, vedendo questa torre. Ehm, Potrebbe essere qualche tubo dell'acqua, vi dirò, o qualche cosa dove c'è dell'acqua in mezzo, la lavatrice, sapete, cose di questo genere. Niente di che, niente di preoccupante, però tenetevi sempre come un piccolo polmone da poter gestire. Ok, parlando di relazioni, allora,
Sinceramente, a livello familiare, e quando parlo di famiglia di anime, quindi la famiglia di sangue, gli amici, i colleghi, i vicini di casa, le persone che avete intorno abitualmente, io qui sento che per qualcuno si tratterà di slegarsi da un ideale, da una collaborazione, da un progetto, da una cena, c'è come un qualche cosa a cui darete il blu, a cui, diciamo così, che interromperete, potrebbe essere un accordo, potrebbe essere un, diciamo un modus operandi. Se per esempio siete persone che fanno sempre i favori alla famiglia, aprile potrebbe essere un buon mese per riprendervi l'energia, giustamente, e per chiudere con certi tipi di dinamiche. Il fatto di esserci, di dire sempre sì, 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 fa sì che poi uno si scarichi e che non abbia più tempo per se stesso o se stessa. Quindi qui il punto è lavorare sul vostro amor proprio e dire dei sani no, ok? Un'altra dritta che vi posso dare per quello che riguarda la famiglia e le persone che vi sono intorno, evitate di fare discussione. Avete la sacerdotessa, cercate di vedere sempre al di là del giusto o sbagliato, al di là di quello che è io o tu, torto o ragione. Parliamo adesso di sentimenti. Allora, se siete single, ragazzi, secondo me potrebbe iniziare effettivamente una conoscenza a inizio mese. Per qualcuno potrebbe esserci una differenza di età importante, diciamo tra i 5 e i 10 anni potrebbe essere. Sì, comunque è già abbastanza importante. Ehm, Sento che sarà più un mese per studiare l'altra persona che non per creare qualche cosa. Cioè io ho come la sensazione che molti di voi potrebbero essere attirati da questa persona non tanto per la persona, ma per quello che vi può dare la persona. Soprattutto se siete magari single da tanto tempo e avete voglia di qualcuno di fianco, potreste prendere in considerazione qualcuno solo perché vi dà, diciamo, il potenziale, la potenziale relazione e non perché ci sia un reale interesse in questa persona. Ecco, secondo me in questo mese sarà molto importante focalizzarvi sul mi piace veramente, c'è una sintonia, c'è simbiosi, c'è chimica, c'è una, diciamo, similitudine a livello di valori di quello che si vuole, oppure semplicemente sono attirata da questa persona perché ho voglia di un compagno o di una compagna? Perché questo sarà, secondo me, un fattore fondamentale per impostare questa nuova relazione. Per quello che riguarda invece le persone che sono occupate, allora se la relazione è fresca, ehm, allora a me sembra che ci sia un buon potenziale. L'unico tema che mi viene un po' da toccare è l'ambito sessuale. Cioè io credo che ci siano come dei temi a livello intimo che abbiano bisogno di essere un po' risanati, se vogliamo, affrontati, metabolizzati, che può anche semplicemente essere il non riesco a lasciarmi andare, piuttosto che il non lo so, non voler andare oltre, scusate, un certo limite. C'è qualche tema lì legato. Adesso poi applicate la lettura alla vostra realtà, come dico spesso. Se invece la relazione fosse datata, allora, per qualcuno si tratta qui di aprire il tema figli, vi dirò. Può esserci qualche discussione, magari se non siete sposati, sulla legalizzazione della posizione, piuttosto che... È come se ci fossero dei temi da affrontare a livello legale, nel caso si apra il tema figli, appunto. Fate attenzione perché è un buon mese per rimanere incinta e per qualcuno ragazzi potrebbero essere gemelli, questo ve lo dico perché vedo come
tanta fertilità. Per qualcun altro, soprattutto se siete in una fase della relazione un po' stanchina, sento che è come se tentaste di mettere nuova legna sul fuoco, però è anche vero che bisogna essere in due per, come dire, far sviluppare le cose. E non vi nego che qualcuno di voi, che magari è un po' stanco di essere sempre quello che dà e dà, potrebbe iniziare a pensare di cercare fuori, perché è un po' quello che mi veniva già all'inizio. Cioè, ho come la sensazione che qualcuno di voi abbia bisogno di un po' di scintille, di ritrovare l'entusiasmo, la grinta, la passione, la voglia di vivere, il sorriso. E se in casa non viene, diciamo così, accolto questo richiamo, questa richiesta di aiuto, ehm, qualcuno potrebbe decidere di cercare fuori, ragazzi, perché ho come la sensazione che abbiate bisogno di stimoli e che in casa non riusciate a trovare quello di cui vi serve. Per le persone che sono già consciamente in una relazione clandestina, oppure che sono in una relazione agli inizi, senza etichetta o non ben definita, sento che quello che a inizio mese potrebbe farvi un po' male, o perché comunque non vi nego che c'è la torre, quindi qualche caduta di qualche ideologia, sapete quando vi cascano un po' le braccia, effettivamente inizio mese potrebbe esserci. Però vi dico anche che nel momento in cui inizierete a lavorare sul vostro amor proprio, e potrebbe anche essere un ottimo esercizio quello di vedere la situazione in terza persona, cioè spersonificarvi e raccontare la situazione come se fosse una vostra amica. Io sento che questo tipo di lavoro vi aiuterà a muovervi oltre. Io sento che per qualcuno si chiude un capitolo a livello di relazioni clandestine, non ben definite, cioè sento che è come se non foste più disposti a rimanere lì pendenti in attesa che l'altro o l'altra faccia il suo percorso di guarigione o esca dalle sue grane, dai suoi problemi. Cioè vi sento come se ci sei bene, se non ci sei bene uguale. Mm? Sagittario, fatemi sapere poi se vi risuona. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Oltre le illusioni e ribelle. Oltre le illusioni mi viene proprio da guardare questa torre, cioè qui cascano delle ideologie che voi avevate e poi il ribelle tra l'altro sono due arcani maggiori, sarebbe il giudizio e l'imperatore. E quindi qui sento che una volta che avrete questa visuale completa, se vogliamo, inizierete a porre nuove regole del gioco. E credo che qui, perché se guardo il mondo, guardo queste due carte, c'è proprio come un cambio di capitolo della vostra vita, se non addirittura un cambio del libro della vostra vita. Sì, sento che è come se fosse un prima e un dopo. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Il comunicatore, la settimana che viene. Il coscienziatore saggio, settembre. Credo che questo lavoro possa iniziare la prossima settimana. Tenete presente che siamo a metà marzo quando io pubblico, quindi ci sta con questo nuovo inizio di visuale, di visione, se vogliamo. E avendo comunque un asso di coppe, può esserci come una comunicazione a inizio mese. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione completa dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale.
Lì trovate temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni, si parla di Kundalini, di trascendere l'ego, si parla di aprire il terzo occhio, alto, basso astrale, di esoterismo, insomma c'è praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi per aiutarvi nel vostro processo di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero ovviamente, proprio perché il tutto è stato studiato come una formazione. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!